Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2022. Wow, la carta della stella, amici dei pesci. Carta di sogni, carta di desideri. In effetti i desideri si chiedono alle stelle. Quando casca una stella cadente si esprime un desiderio. Parla anche di destino in effetti, quindi può esserci qualche tipo di avvenimento, di energia che entra per destino. E sicuramente fate caso ai sogni che fate nel prossimo periodo, perché comunque i sogni sono collegati col subconscio ed è un modo del nostro sé superiore di comunicare con noi. Andiamo a vedere con i tarot che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete i messaggi che vi servono e il resto lo lasciate semplicemente andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete semplicemente completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ho cambiato modo di distribuire le carte, mi sembrava carino dopo un po' di tempo cambiare e mi direte poi voi se questo modo vi piace, insomma, se vi arrivano più informazioni rispetto a quello precedente. Mm? Bene, allora cominciamo con la carta centrale che è la sacerdotessa al contrario. Abbiamo un 8 di pentacoli, un re di bastoni, la carta dell'imperatrice, un 6 di coppe, un fante di bastoni, un 10 di spade, il 7 di spade e la carta del carro. Interessante. Allora, la carta della stella come la carta della sacerdotessa sono legate alla, come vi posso dire, alla connessione con il divino, alla connessione con il supremo. La sacerdotessa è colei che sa, ha le informazioni perché canalizza. In questo caso sento, anche lei è collegata con il mondo dei sogni, così come la stella, quindi sento che qui ci sarà qualcuno che avrà un'idea, un'informazione, farà un qualche tipo di sogno o potrebbe anche essere semplicemente un sogno ad occhi aperti sul quale c'è da mettere il focus in questo periodo. Un progetto magari. Per molte persone si tratta di un progetto che può portare all'indipendenza, può portare a all'appagamento più completo, mi verrebbe da dire, diciamo che perché questo avvenga deve esserci sempre, il bene supremo di tutte le persone che partecipano in questo, perché quando ci sono degli atteggiamenti un po' egoici, un po' egoisti, ecco lì, l'energia, come vi posso dire, si contrae un pochettino. Da un punto di vista delle affettività, quindi qui parliamo di famiglia, amici, piuttosto che relazione di coppia, direi che va molto bene, direi che va molto bene. Qui ragazzi, se c'è qualcuno che sta cercando dei bambini o forti riferimenti ai bambini, quindi potrebbe essere un buon periodo per iniziare questa ricerca. Per molte persone, come vi dicevo, si tratta invece più che altro di un progetto, di un qualche sogno, qualche obiettivo che si sta cercando di realizzare e di portare avanti. Qui sento che potrebbero darvi una mano veramente gli amici, a livello di confronto, a livello di magari aiutarvi negli spostamenti, nel prendere gli appuntamenti per organizzare o ampliare, diciamo, questo tipo di progetto al quale state lavorando. Ehm, Da un punto di vista, diciamo, finanziario, sento che va bene, cioè non avrete né grossi introiti, né grosse somme che entrano, ma neanche grosse somme che escono. Sento che però sarete
impegnati nello spostare da una parte all'altra quelli che potrebbero essere i vostri fondi. Questo perché c'è un qualche tipo di, diciamo, risonanza a livello interiore. Sento che qualcuno è arrivato ad un punto della propria vita dove ha tirato le somme e forse si è reso conto che è il caso di cambiare alcune cose a livello pratico o a livello di eredità, mi viene da dire, perché per qualcuno potrebbe anche essere quello, o a livello di su chi fare affidamento, su chi si può contare. C'è qualcuno qui che è stanco di portare avanti il carretto per tutti, fondamentalmente. Sento che sì, è vero, c'è una sorta di indipendenza, però ci sarebbe voglia di qualche cosa di più. Mm? Fate attenzione alle parole in questo periodo perché potrebbero essere taglienti, soprattutto per quello che riguarda o una madre o dei figli o comunque quello che è un ambiente di famiglia stretto. Vediamo che altro. Mm. Se siete single, ragazzi, avete forti probabilità che rientri qualcuno dal passato. Abbiamo un 6 di coppe. E quindi qui potrebbe veramente essere qualcuno che magari avete già frequentato in passato o che semplicemente fa parte in questo momento della vostra cerchia di amici. Potrebbe essere che qui inizi qualche cosa di un po' più intimo, di un po' più profondo, con una persona che secondo me, ripeto, già conoscete, eh. E poi qui ragazzi c'è da lasciarsi indietro qualche tipo di atteggiamento. Abbiamo bisogno di girare questa sacerdotessa al dritto. C'è bisogno di maggiore comprensione. Una comprensione intendo quella che arriva dall'alto, quello che è onnicomprensiva. Capire una sola cosa di questa situazione, di questo o di questa relazione, di questo periodo, in base a come vibra di più per voi la lettura, è una cosa che richiede tempo, è un processo, è un percorso. Oggi capisco una cosa, domani un'altra. Solo così si riesce a chiudere questo ciclo di cui ci parla il 10 di spade, che può essere un ciclo di sofferenza per qualcuno, magari ci si rende conto, ci si illumina, diciamo così, sul fatto che qualcuno non sia stato proprio così tanto onesto con noi, oppure questo 7 di spade potrebbe rappresentare le proiezioni che voi avete avuto inerenti a voi stessi piuttosto che una relazione, un progetto, una situazione, insomma. Mm, c'è qualcosa che ha a che fare con quello che pensa il cervello e quello che dice la lingua che deve essere messo in sintonia. C'è qualche maschera da togliere qui. Sento che qualcuno mette questa maschera per insicurezza in realtà, non perché voglia essere poco onesto o poco cristallino nei confronti degli altri. Andiamo a vedere con Osho che cosa hanno da dirvi. Ok. Allora abbiamo una nuova visione, la carta del silenzio, pigrizia e qui sono cadute totalità e successo. Wow. Sì, qui guardate, il silenzio è di nuovo la carta della stella e qui è rappresentata con gli occhi chiusi, ok? Quindi bisogna fare un lavoro di introspezione, guardare le proprie proiezioni. Qui la carta della stella ha raffigurata anche la luna, quando c'è la luna di mezzo si parla di proiezioni o verità comunque che sono distorte. Qui c'è qualcuno che non ha voglia di fare un certo tipo di passo, un certo tipo di mi verrebbe anche da dire lavoro di introspezione, perché comunque questa è una carta di appeso. L'appeso è colui che si mette a testa in giù, fa questo sacrificio per riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista. Ecco, forse abbiamo anche la carta della pigrizia, quindi diciamo che molte persone stanno bene così come stanno e in effetti sono, cioè, vi sento appagati comunque al di là di tutto, ok? Non è un periodo dove c'è una sofferenza forte, o perlomeno non per molti.
C'è questo 10 di spade, è vero, ma sento che siete verso la fine. Perché? Perché state facendo un lavoro interno. Se, come vi dicevo prima, la persona che si avvicina nei vostri confronti è una persona che potrebbe anche essere semplicemente un amico, non proprio una persona a livello romantico. Però ecco, sarà una persona comunque con la quale ci sarà alchimia e anche nelle relazioni di coppie già esistenti, ragazzi, sento che comunque sì, ma si tratta veramente di cosette. Il 7 di spade lo vedo più come una sorta di autoanalisi in questo senso. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa hanno da dirvi. Scrivetemi nei commenti se poi vi risuona. Guardate, per qualcuno quei movimenti finanziari di prima potrebbero essere non i vostri averi, che non sono solo soldi, possono anche essere le case, le proprietà, insomma. Potrebbe anche essere che qualcuno qui, perché mi parlavano di eredità, no? Che qualcuno qui decida di dividere le cose in modo diverso tra fratelli o spostare le cose in modo diverso tra magari cugini, fratelli, comunque tra parenti. Ok, grazie. Wow, è tempo di fare un sonnellino. Prima carta, carta numero 24. Quindi qui in un certo senso vi dice, anche questa carta si chiama il silenzio, ok? Riposate, fatevi un sonnellino che le illuminazioni vengono di notte. La stella parla anche ehm, di idee, di illuminazione, di canalizzazione, esattamente come la sacerdotessa, che è quello che forse non state tanto facendo. Prendetevi del tempo per voi, anche proprio per analizzare i sogni. Poi abbiamo la carta del pensatore, ecco infatti, quindi probabilmente siete tanto nella testa, è una carta numero 44, cosa faccio, cosa non faccio, come mi comporto, cosa vuol dire questo comportamento, questo atteggiamento, però poco nel sentire. Qui sento che potrebbe esservi utile iniziare a fare delle meditazioni quotidiane dove si cerca, diciamo così, di spegnere il chiacchierio della testa, ok? E poi abbiamo Tic Tac, carta numero 30. Questa carta fa riferimento al tempo. Prendetevi un tempo per connettere con voi stessi. Abbiamo anche la carta della sacerdotessa al contrario. Qui c'è bisogno di ritornare un pochettino dentro, di sentire che cosa vi dice il vostro subconscio e in quel senso lì fate attenzione ai sogni che fate perché è un modo del sé superiore di comunicare con voi. Potete anche appuntarli il mattino appena svegli. Guardate, se fosse una situazione familiare tipo di eredità, fate attenzione perché c'è una persona che potrebbe non essere troppo onesta con voi. Perché comunque c'è un 7 di spade nella lettura. Ok, un ultimo messaggio da parte dell'universo. Andiamo a vedere che cos'altro hanno da dirvi. Io credo che in questa fase, in questa prima parte di ottobre, dobbiate semplicemente prendere una direzione su che cosa volete voi, su come volete gestire voi alcune cose, alcune situazioni. Può anche essere un pettegolezzo, un tradimento, qualcuno che vi parla alle spalle, quindi fate attenzione appunto, potrebbe essere una donna, vi dico, o tante donne, ma c'è anche ci sono anche due uomini, quindi forse è un po' quello, l'unica cosa a cui fare, diciamo, attenzione. Cercate di capirvi quanto potete esporvi in una determinata situazione con chi avete davanti, ok? Ok, andiamo a vedere. Allora, sono
l'energia dell'universo che ama, diciamo così. È come per dire che siete un'espressione dell'universo con ogni vostra cellula. Mamma, questa quanto è lunga. Allora, fatemela leggere un attimo, eh. Ok, la mia capacità di, diciamo, di sintonizzarmi sull'energia dell'amore mi dà le parole di cui ho bisogno quando sono pronto per parlare, la compassione di cui ho bisogno quando è tempo di perdonare e il potere di cui ho bisogno quando mi sento perso. Wow! Bellissima carta, bellissimo messaggio, devo dire, amici dei pesci. Quindi collegatevi con l'energia del cuore, dell'amore. Può proprio essere utile semplicemente mettere magari le mani così giunte di fronte al cuore, oppure per Reiki, per esempio, si usano tre posizioni. La prima è questa, fate conto che questo è il vostro cuore, ok? Qui c'è la testa della persona, il corpo. Possono essere messe così, in questo modo o così. Semplicemente mettete le mani al cuore, vi riconnettete anche proprio con l'organo fisico, ascoltate i battiti, cercate di capire se è in una fase di sofferenza, se è in una fase di espansione. Bene, amici dei pesci, scrivetemi poi se questa lettura vi può ispirare, io la proporrò qualche volta perché adesso comunque è un anno che siamo abituati allo stesso tipo di lettura, quindi ci vuole un attimino prima di entrare, però così iniziate a dirmi che cosa ve ne pare. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, se vi è piaciuta la lettura potete comunque mettere un like, potete iscrivervi al video, condividere, iscrivervi al canale e condividere il video, ok? Vi mando un abbraccio e ci vediamo nelle prossime letture. Ciao ciao!